Ciao, mi chiamo Valerio Cipri, detto anche Lode. Sono uno dei componenti del Gerosso e nel Gerosso ho suonato la chitarra per tanto tempo e sono uno scrittore e compositore, più scrittore. Il Gerosso aveva ricevuto da Chiara Lubich una missione, portare attraverso la musica il messaggio dell'unità. Una caratteristica nostra è stata sempre di raccontare la nostra vita, quindi quello che noi raccontiamo nelle canzoni sono esperienze vissute. Ciao a tutti, questa sera per il nuovo Caffè con Lode ci troviamo nella parte più alta della casa del Gerosso, che conserva ancora tutta l'architettura della casa di 2 secoli fa. Ci troviamo qui per un motivo, perché vorrei parlarvi oggi un po' della dinamica della vita del Gerosso, soprattutto come artisti. E si sa, non è così facile tante volte condividere idee, ispirazioni, pensieri, perché un poco noi siamo gelosi delle nostre ispirazioni, delle nostre idee, ma metterle in comune e arrivare al punto anche di saperle perdere, ecco, per ritrovare nella unità di tutto il gruppo un miglioramento anche della propria ispirazione non è così facile. E lo facciamo attraverso un'esperienza che vorrei raccontarvi, qualcosa che è accaduto nella composizione di un nostro musical. Noi avevamo percorso prima tante strade nel Gerosso, avevamo cominciato con i musical fine degli anni 79 con la rock opera e Samuel S. Rice. Poi ci eravamo dedicati a Emmaus, che è diventata una storia che cambia. Poi abbiamo fatto un periodo di grandi concerti, Concerto per la Pace, Concerto 1, ma alla fine degli anni 90 siamo ritornati al musical. Perché? Perché volevamo raccontare nei musical storie vere, storie di persone che avevano saputo testimoniare con la loro vita che questo ideale che viviamo di un mondo unito è possibile. E avevamo trovato nella vita di un ragazzo, un afroamericano vissuto a Chicago alla fine degli anni 60, una storia molto interessante. Uno che aveva saputo superare delle barriere insormontabili che sembravano allora, soprattutto razziali, essendo vissuto lui in un ghetto. E la sua storia aveva rappresentato per tanto tempo per i giovani nostri di allora un esempio di cosa significa dare la vita per gli altri. Adesso si trattava di andare a cercare tutti i dati della sua storia che aveva veramente del vago, dello sfumato, però abbiamo avuto una fortuna che proprio uno di noi, Joe Sopala, con la sua famiglia, era stato in contatto con la famiglia di questo Charles Mott, per cui abbiamo potuto individuare un po' tracce della sua storia. Abbiamo cominciato a scrivere, alcuni di noi, la storia. La storia, mi ricordo, eravamo in 4, Tom Hartman degli Stati Uniti, che aveva dato, diciamo così, il primo abbozzo di sceneggiatura, poi Joe Sopala, io e Valerio Gentile. E abbiamo cercato di fare un copione descrivendo tutti i testi, un pochettino la dinamica di tutta la storia. E noi avevamo fatto questo perché dovevamo dare poi questa bozza ai musicisti che dovevano logicamente fare la musica per questa opera. E mi ricordo una data molto interessante, era il 30 maggio 1999 in cui avevamo stabilito di trovarci con i musicisti ai quali avevamo dato il libretto per sapere come avevano trovato il libretto e cosa avevano fatto. Ed è stato simpatico perché eravamo messi tutti attorno a un tavolo, sembravamo 2 schieramenti, però non c'era contrasto come così. E eravamo lì pronti a dare ognuno conto del lavoro che avevamo fatto. E noi ci aspettavamo di sentire da loro dei musicisti che erano Benny Enderle, Mite Balduzzi, Juan Martínez Echeverri e poi qualche altro che si è unito così. E la cosa forte è stata che loro, come feedback iniziale, ci hanno detto subito: non ci è piaciuto. Avete fatto un'opera che è buona per un film,
non per un musical. Questo verrebbe fuori un musical di 3-4 ore, così ci voleva una cosa più semplice, più ristretta. Ed era forte perché non soltanto c'era questa critica di base, ma pensando di farci un favore, avevano lavorato in quei giorni per fare un nuovo copione e ce l'hanno presentato, cioè dicendo noi abbiamo avuto questa idea, si potrebbe cambiare così così. Soltanto a vederlo abbiamo capito che per mettere in pratica quel copione ci sarebbero voluti almeno 2-3 mesi e siamo rimasti un po' spiazzati, diciamo la verità, perché non aspettavamo queste loro, aspettavamo la musica. Mi ricordo che siamo rimasti in silenzio, questa volta eravamo come due schieramenti davvero e non sapendo più cosa dire, cosa fare, però c'era fra di noi una base molto forte, quello di cui parliamo spesso anche nei nostri caffè con lode, questo patto fra di noi di dare la vita l'uno per l'altro. Non eravamo lì nel Gerosso per altri motivi. E allora ci siamo guardati fra di noi, quelli che avevamo scritto i testi delle canzoni, e abbiamo capito che quello non doveva essere un ostacolo per la nostra unità. E allora con tanto garbo, ma anche con decisione, abbiamo chiuso il copione arrotolato, c'era là vicino il cestino della spazzatura e allora siamo andati a posare il nostro copione dentro il cestino della spazzatura, come a dire guardate, a noi interessate voi, interessa che manteniamo questo patto d'unità. In fondo la storia di Charles Moss era proprio quello, uno che aveva dato la vita per l'unità. Ed è stato molto forte che in loro si è visto che, presi forse anche dall'esempio nostro, hanno preso il loro copione, l'hanno arrotolato e sono andati a metterli dentro il cestino accanto a quello nostro, come dire, anche noi siamo disposti a dare la vita per loro. È stato un momento veramente forte, io direi sacro, perché non è così facile prendere il lavoro proprio che uno ha fatto per mesi e dire non mi importa di questo, non è questo che io voglio che fra di noi siamo uniti perché poi si porta quello fuori nello spettacolo, soprattutto l'unità nell'arte. Eravamo uniti fra di noi e questo era bellissimo, però il copione non c'era più niente, avevamo il vuoto dietro di noi. Però sapendo che alla base c'era anche un altro principio, oltre all'amore scampievolo, che Gesù aveva detto che se siamo uniti e chiediamo qualche cosa nel suo nome, Lui ce la concede. E abbiamo semplicemente pregato e abbiamo detto di avere come quello spirito per poter ricomporre un'opera, ecco, che valesse per tutti, che mettesse in luce questo giovane che aveva dato la vita. Ed è stata una cosa incredibile. A poco, prendendo il buono dell'uno e dell'altro, abbiamo ricomposto, diciamo così, le linee generali di tutto il musical e abbiamo lavorato anche nei giorni successivi su quello fino a quando abbiamo avuto la linea. Era il momento buono di distinguerci di nuovo. Difatti noi, gli scrittori, ci siamo appartati e così i musicisti e nel giro di un mese circa, il 30 di giugno, che era la data che ci eravamo dato, il copione era scritto e quasi tutte le musiche di Streetlight erano abbozzate o composte definitivamente. Era incredibile, ma è stata un'esperienza molto molto forte. Cioè, come dire, un'ispirazione che diventava un'espressione che nasceva dall'unità. Ecco, lasciava l'individualità dell'ispirazione di ognuno, ma era come rafforzata da questa unità che c'era fra di noi. E così è nato il musical e noi abbiamo potuto poi metterlo in atto e il 23 dicembre di quello stesso anno abbiamo fatto la prima rappresentazione e poi siamo usciti per le prime tournée, già nel febbraio nel Triveneto. E Streetlight è diventato veramente un simbolo di musical contro il bullismo,
contro la violenza, contro ogni sorta di sopraffazione l'uno verso l'altro. E adesso già in 23 anni è stato rappresentato in ogni angolo del mondo, dove è venuto in luce soprattutto questo, che è l'amore che vince, non è la violenza che vince. È quello di cui noi siamo straconvinti, per questo portiamo sempre avanti questa causa. E quanti giovani si sono ritrovati nel musical, quanti giovani hanno trovato la speranza della loro vita e quanti hanno deciso dentro di cambiare atteggiamento e passare da una vita senza volerlo, anche di sopraffazione verso gli altri, no? Ci sono tante occasioni che questo può accadere e invece dedicarsi a mettere l'altro al primo posto, come diciamo in tante altre canzoni, prima di me ho messo te, cioè di far valere il senso comunitario, il bene comune. E di tutto il copione di Streetlight abbiamo scelto per voi la canzone che forse può essere la più emblematica di tutto il musical, proprio dove il personaggio Jordan, che è un amico di Charles, che ha visto che il suo compagno ha dato la vita per lui, lui capisce che deve lasciare la sua vita, che è in una gang del ghetto, per imitare l'amico, essere come lui portatore di amore e di unità in quel momento difficile della loro vita. Questa canzone si intitola Dai ci sei, o in inglese I'll be there, in spagnolo Si quieres tu puedes, e così in altre lingue simili la stessa cosa, come dire io ci sono, io voglio vivere come Charles, io voglio dare la mia vita come ha fatto Charles. E così auguriamo a tutti, per creare questa società nuova, questo mondo di pace e di unità fra i popoli e le razze.